Salve a tutti e ben trovati nella splendida e tormentata cornice di Picco Serpente. Oggi ultima batteria per decretare i due piloti che andranno a completare il quadro delle semifinali per il torneo RC di Downhill Master. Voi siete su Top Driver e noi siamo Stinky e Max Power. Benvenuti a tutti coloro che sono collegati oggi con noi. Prima di passare alle gare vi vogliamo dare un aggiornamento in merito alla faccenda della banda Benson. La risposta del capo della polizia Fritz Derrick non si è fatta attendere. Leggiamo per voi il comunicato ufficiale delle forze dell'ordine. Cittadini, niente paura. Non ci faremo intimorire dalle farneticazioni deliranti di un branco di sbandati. Non accontenteremo le loro richieste, ma al tempo stesso vogliamo garantire la vostra incolumità. A partire da stasera entrerà in vigore il coprifuoco. Coloro che saranno trovati all'aperto dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento verranno trattenuti nella centrale di polizia. Inoltre non sarà più concesso alle emittenti locali di trasmettere messaggi intimidatori di questi banditi, né dare spazio alle loro richieste. Siamo sicuri che collaborerete prontamente con tali disposizioni. È stato inoltre attivato un servizio telefonico di emergenza per chiunque avesse bisogno di riferire importanti messaggi alle forze dell'ordine. Potete contattarci al numero verde 111-222-333. Vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi. Non abbiate timore, stiamo lavorando per voi. Grazie al cielo, Stinky, finalmente buone notizie. Ottimo! Ora con animo disteso andiamo alla presentazione dei concorrenti. Partiamo subito forte con una Ferrari 599XX che corre per il team Carbon. Questa macchina ha una pilota d'eccezione. Ricorderete tutti suo fratello Giorgio Grafite, ma ora è lei la protagonista. Alla guida di Doberman c'è Giorgia Grafite. I genitori non avevano molta fantasia, Presentiamo un'altra pilotessa. A bordo di una splendida Jaguar c'è Pamela Page che guida per un team privato. Sunflower presenta Zoso. Siamo sicuri che se in pista farà vedere gli artigli sarà dura per tutti gli altri. Terza auto in gara è una Chevrolet Chevelle SS del 1970. L'auto è stata elaborata qui, a Picco Serpente. Il pilota è nato proprio qui, cresciuto tra le vie della città. Il boato del pubblico è tutto per lui. Franco Rame guida Copperhead per il team Ultravalvole, l'officina meccanica più cool della città. Aspetta a cantare Vittoria Stinky. L'ultima auto in gara è un classico del motorsport, una Volvo 850 col poliedrico nome in codice Rubik. L'auto è guidata dal pilota nomade Damien Flogisto Luis Oliveira Ernesto Santo da Silva Rivera Arnates Moreira Lima Resurrection Roman Gurdez Luis Pupu, detto Pellegrino, per la sua vita era ponda. Ma chi lo ha invitato a questo? L'ho invitato io. Infatti corre per il team Art Studio, che sarebbe della mia fidanzata, ma sai gli impegni che hanno gli artisti e allora gestisco tutto io. Ma più che un pilota mi sembra un barbone. Bravo, hai indovinato. Faceva l'elemosina qui fuori al bar e mi ha raccontato una storia Ma ti sei pazzesca. fatto fregare, Max. Hai dato in mano un'auto da milioni di euro a un senza tetto. Vedrai, non mi deluderà. Veloce, sguardo alla pista e tutti pronti alla gara in griglia di partenza. Davanti a sinistra la Jaguar Zoso e a destra la Chevelle Copperhead. Dietro di loro in ordine la Ferrari Doberman e la Volvo Rubik. Ne vedremo delle belle. Pronti? 3, 2, 1, via! Dopo la partenza le due davanti fanno il vuoto. Zoso mantiene la prima posizione a Camamush. Viravata per Franco Rame, 180 per Pamela Page. Pellegrino ha superato Grafite. Primo Zoso, secondo Copperhead, terzo Rubik e quarto Doberman. Che gara, amici! Rivediamo qualche momento saliente. Rubik supera Doberman dopo la curva Mamushi. Forse il controllo sbagliato di Grafite ha permesso a un Pellegrino di rubare punti al pilota italiano, mentre per pochi centesimi Copperhead si deve accontentare della seconda posizione. Andiamo spediti a gara 2. Davanti a sinistra, nella corsia esterna, ora troviamo la Ferrari di Giorgio Grafite e dietro la Volvo Rubik. A destra la Jaguar di Pamela Page e dietro Franco Rame con Copperhead. Conto alla rovescia. Pronti? Motore,
Propulsione! La Ferrari aumenta il passo e ringhia sull'asfalto. Zoso non molla un centimetro e Rubik tiene a bada Copperhead. Grafite fa un 180, ancora problemi di controllo per lei. Ma riesce nonostante tutto a tenersi stretto al primo posto e vince! Tutti attaccati, segue la Jaguar, la Volvo in terza posizione, la Chevelle chiude ultima. Una batteria strettissima! Erano tutti vicini! Che tempi abbiamo? Regia, mandato i tempi? Pronto? Sì, abbiamo notato. Ok. Stinky, abbiamo un problema. Che succede? Prima del traguardo c'è stato un blackout e non abbiamo i tempi di gara. Sì? Bene, va bene. Ci chiede la linea Terry Cristallo dal Passo della Biscia. Un elettrizzante saluto a tutti. Siamo giunti qui sul posto dopo aver notato una fumata nera a seguito del blackout totale avvenuto pochi istanti fa. Siamo arrivati insieme ai pompieri che sono intervenuti per spegnere un incendio, probabilmente di natura dolosa, che ha bruciato la cabina elettrica della città. La banda Benson ha colpito ancora. Hanno lasciato il loro marchio proprio qui accanto. Seguiremo per voi questa vicenda, linea allo studio. Maledetti, adesso fanno saltare anche la corrente. Speriamo facciano finire almeno la gara. Vedrai, ci penserà il commissario Derrick. Noi continuiamo con gara 3. Stavolta davanti a sinistra c'è lui sulla Volvo Rubik. Damien Flogisto, lui Sì, abbiamo capito, oh Pellegrino. E dietro? Dietro di lui Copperhead, mentre a destra Doberman e dietro Zoso. Siete elettrizzati? Direi che non è il caso, Max. Semaforo acceso. Motore, frizione, lancio! Dopo la partenza viaggiano bene, rischio per Doberman. Rubik va alla grande! Ma sotto sopra invece è un disastro. Franco Rame infierisce e spinge fino al ponte della Vipera. Poi superano l'ostacolo sia lui che Grafite, primo e secondo posto. DNF anche per la Jaguar che rimane impantanata dopo la marasca. Sconvolgente! Andiamo a rivedere l'azione. Il povero Pellegrino sembrava andare bene, ma la curva Mamouche si ribalta. Un professionista questo pilota. Franco Rame non lo riesce ad evitare e lo incolla fino al ponte della Vipera. Fortunatamente sia lui che Giorgia Grafite riescono a trovare lo spazio e arrivano al traguardo. Che delusione! A mio parere avrebbero dovuto ripetere la gara e penalizzare Franco Rame per atti barbarici contro la comunità automobilistica. La colpa è solo tua, Max, che affidi la guida a gente incompetente. Sai che ti dico? Stavolta hai ragione. Lo dice anche il proverbio: chi fa da sé fa per te. Riepilogo. Prima di gara 4 abbiamo una situazione ancora incerta. Copperhead e Doberman a 9 punti, mentre l'insidioso Zoso con 8 punti si lascia aperta una possibilità. Fanalino di coda Rubik con solo 4 punti. I piloti sono tutti pronti. A sinistra abbiamo Franco Rame su Copperhead, mentre dietro di lui Pamela Page con Zoso. A destra un Pellegrino che guida Rubik e dietro Giorgia Grafite su Doberman. Tutti col piede sul gas. Final round. -3, -2, -1 e partenza! Uscita compatta, rischio per Copperhead alla curva del santo. Pericolo per Rubik dopo la chicane, invece davanti Franco Rame prende il largo. Velocissimo la scheggia e va a tagliare il traguardo in solitaria. Dietro di lui in seconda Zoso, terzo Rubik e ultima Giorgia Grafite. Pazzesco, amici! Si ribalta la sentenza, passano le semifinali Franco Rame su Copperhead e Pamela Page sulla Jaguar con l'ottimo secondo posto. Peccato per la Ferrari, ma un solo punto non è stato sufficiente per passare il turno. Non passa neanche la Volvo Rubik, ma non avevo dubbi. Una disdetta, un pilota di questo livello sarà difficile trovare. Sicuramente peggiore di questo sarà un'impresa. Anche oggi abbiamo avuto una gara intensa, piloti incredibili e interruzioni fastidiose. Ma noi continueremo a darvi... Avete commesso un errore. Non potete tagliarci fuori. Siamo ovunque. Più tentate di ostacolarci, più saremo presenti. E voi giornalisti, state fuori dai piedi. Liberate Richard Benson e la prossima volta brucerà l'intera città. Che farabutti! Hanno hackerato anche il nostro mainframe! Di che parli? Tu non sai neanche che cos'è un mainframe! L'ho sentito in televisione ieri sera, sono un esperto adesso. Grazie a tutti amici per essere stati con noi. Dalla prossima settimana alle semifinali sarà emozionante. Non mancate! Buonanotte e buone botte! Ricordatevi un like, iscrivetevi e commentate. Sotto in descrizione tutti i link per voi. A sabato prossimo qui su Top Driver, dove i motori non dormono mai!